Roma, un nome che ancora oggi fa tremare la storia. Ma tra tutte le meraviglie nate dal cuore dell'impero più potente mai esistito, una sola si è imposta come simbolo eterno. Una struttura così imponente, così perfetta, da sembrare impossibile persino oggi. Eppure fu costruita quasi 2000 anni fa, senza macchinari, senza cemento armato, senza tecnologia. Solo con la forza dell'ingegno, delle mani e del potere imperiale. È il Colosseo, un colosso di pietra, ideato non solo per stupire ma per dominare le folle, per mostrare la supremazia di Roma, per scolpire nella roccia la gloria dell'imperatore. Ma dietro quella perfezione architettonica si nasconde una storia fatta di ambizione, sudore, sangue e spettacolo. In questo viaggio scopriremo come i Romani riuscirono a costruire una delle meraviglie più straordinarie dell'umanità. Perché fu costruito? Cosa accadeva al suo interno tra sabbia, fuoco e ferro? E come ha resistito a quasi 20 secoli di guerre, terremoti e distruzione? Preparati, perché questa non è solo la storia di un edificio, è la storia di un sogno di pietra diventato eterno. La storia del Colosseo non comincia con la pietra, comincia con il fuoco, quello che distrusse Roma nell'anno 64 d.C., sotto il regno di Nerone. Un incendio devastante ridusse in cenere gran parte della città e il sospetto cadde proprio sull'imperatore. Si diceva che l'avesse appiccato lui per avere spazio per i suoi grandiosi progetti. E infatti, su quelle rovine, fece costruire una reggia immensa, la Domus Aurea, un palazzo sfarzoso con laghi artificiali, boschi privati e statue d'oro. Un insulto al popolo che viveva nella miseria. Ma dopo la morte di Nerone tutto cambiò. Salì al potere un nuovo imperatore, Vespasiano, il fondatore della dinastia Flavia. Voleva rompere con il passato, cancellare la memoria del tiranno e riconquistare il favore del popolo. Così prese la decisione più simbolica possibile. Dove sorgeva il lago privato di Nerone, fece prosciugare tutto. E al suo posto ordinò di costruire un anfiteatro pubblico. Un luogo per il popolo, accessibile a tutti. Un monumento alla potenza di Roma, sì, ma anche alla sua generosità. Quel progetto non era solo architettura. Era propaganda, era una promessa. Il messaggio era chiaro. Lì dove c'era il lusso di un solo uomo, ora sorgerà il divertimento di 70.000 cittadini. Il Colosseo non nacque solo per stupire. Nacque per legittimare un imperatore, per unire un popolo e per dimostrare che Roma era eterna. Era l'anno 72 d.C. Roma brulicava di voci e di scalpore. Sotto l'ordine di Vespasiano era iniziata la costruzione di un'opera che nessuno aveva mai osato neppure immaginare. Un anfiteatro così grande da sembrare un sogno. O una follia. Per prima cosa fu prosciugato l'intero lago artificiale della Domus Aurea. Poi si cominciò a scavare le fondamenta, profonde diversi metri. Gli ingegneri romani conoscevano bene la stabilità del travertino, la pietra chiara di Tivoli. Blocchi enormi, squadrati con precisione, venivano trascinati fino a Roma su carri trainati da buoi e poi sollevati con gru in legno azionate a mano. Si lavorava giorno e notte, operai, schiavi, architetti, fabbri, muratori, migliaia di uomini uniti in un cantiere colossale. Le impalcature si alzavano verso il cielo, sorrette da travi e corde. Il rumore dei martelli, delle seghe e delle voci riempiva l'aria. Ma la vera forza del Colosseo non era solo nei materiali. Era nel genio dell'ingegneria romana. La struttura era composta da archi e volte, disposti in modo tale da distribuire i pesi con equilibrio perfetto. Ogni arco sorreggeva il successivo
in un sistema modulare che rendeva l'edificio resistente, ma anche veloce da costruire. Una meraviglia di efficienza e solidità. La parte esterna fu realizzata con travertino fissato da graffe in ferro, mentre le parti interne utilizzavano tufo e mattoni. Una miscela pensata per unire leggerezza, resistenza e velocità. In soli 8 anni sotto Tito, figlio di Vespasiano, l'opera fu completata. Nessuno credeva possibile che un edificio del genere potesse nascere in così poco tempo. E quando nell'80 d.C. fu finalmente inaugurato, il Colosseo era pronto ad accogliere il più grande spettacolo della Terra. Appena varcata una delle 80 arcate d'ingresso, lo spettatore si trovava davanti a qualcosa di mai visto prima. Una struttura immensa, capace di accogliere fino a 70.000 persone, disposte su gradinate ordinate in base al rango sociale. Più eri importante, più ti avvicinavi all'arena. Più eri povero, più ti allontanavi. Ma ogni cittadino romano poteva entrare. Era gratuito, offerto dall'imperatore. Al centro, l'arena. Un'enorme piattaforma ellittica in legno coperta di sabbia, progettata per assorbire il sangue. Tutto intorno un muro di protezione e sotto l'ipogeo. Un labirinto di corridoi, stanze, gabbie e piattaforme sollevabili che rendevano il Colosseo una macchina da spettacolo. Tramite ascensori manuali e botole a scomparsa si facevano comparire animali feroci, gladiatori, prigionieri, persino scenografie mobili. Era un teatro di morte, ma con una regia degna di un impero. Si cominciava al mattino con le venationes, le cacce, tigri, leoni, orsi, elefanti, pantere. Bestie esotiche mai viste in Europa venivano uccise per stupire la folla. Poi arrivavano le esecuzioni pubbliche, condannati che affrontavano le belve, oppure venivano messi in scena come personaggi di miti tragici, per morire tra le urla. Infine, i protagonisti più attesi, i gladiatori. Uomini addestrati, spesso schiavi o prigionieri di guerra, ma anche volontari in cerca di gloria. Si affrontavano secondo regole precise, con armature spettacolari, in duelli coreografati ma reali. La folla decideva. L'imperatore decretava. Pollice in su, pollice in giù. E in occasioni speciali l'intera arena veniva allagata, trasformandola in un bacino per vere e proprie battaglie navali. Le naumachie. Si costruivano navi, si simulavano guerre. Il tutto sotto gli occhi stupefatti di migliaia di spettatori. Non era solo intrattenimento, era controllo. Dare al popolo pane e circo significava mantenerlo tranquillo, unito, dipendente dall'imperatore. Nel Colosseo, Roma mostrava il suo volto più feroce e il suo cuore più teatrale. A prima vista, il Colosseo impressiona per la sua grandezza, ma è osservandolo con attenzione che si coglie davvero la genialità dell'ingegneria romana. L'edificio misura circa 189 metri di lunghezza e 156 di larghezza. L'altezza originaria sfiorava i 50 metri, pari a un palazzo di quasi 17 piani moderni. Era il più grande anfiteatro mai costruito nell'impero romano. E ancora oggi è il più grande mai realizzato nella storia. L'esterno si sviluppa su 4 livelli sovrapposti, decorati con archi e colonne in stile dorico, ionico e corinzio. Ma la vera meraviglia era nascosta all'interno. Il Colosseo era pensato per funzionare come un moderno stadio, fluido, sicuro, efficiente. 70.000 spettatori potevano entrare e uscire in pochi minuti.
grazie a un sistema incredibile di vomitoria, passaggi e scale radiali che convogliavano il flusso umano in modo ordinato. Ogni settore aveva il suo accesso numerato, inciso nella pietra, proprio come oggi negli stadi. La cavea, cioè le gradinate, era divisa in settori sociali rigidamente definiti. In basso, vicino all'arena, sedevano senatori, consoli, nobili. Un po' più in alto, cavalieri e cittadini romani. In cima, donne, schiavi liberati, plebei. Ogni classe al suo posto. Sopra l'ultimo livello, un anello di pilastri e travi sosteneva il velarium, un gigantesco tendone manovrato da marinai della flotta imperiale. Copriva parte del pubblico dal sole cocente, trasformando l'arena in un vero teatro ombreggiato. E poi c'erano i dettagli: camminamenti interni, cisterne d'acqua, magazzini, posti riservati alle autorità religiose, persino stanze per gli spettacoli. Il Colosseo non era solo un luogo di spettacolo, era una macchina perfetta, dove ogni pietra aveva una funzione, ogni spazio era pensato per stupire e per durare. Perché questo non era solo un anfiteatro, era un concentrato di innovazione, simbolismo e segreti. E poi c'erano gli odori, i suoni, l'atmosfera. I romani usavano profumi e incensi per coprire il tanfo del sangue. Musici, flautisti e trombettieri accompagnavano i momenti salienti. Ogni dettaglio era studiato per colpire i sensi e mantenere alta la tensione. E infine, la leggenda. Si dice che il nome Colosseo derivi non dall'edificio in sé, ma da una statua colossale che sorgeva lì vicino, il Colosso di Nerone, alto oltre 30 metri. Anche se la statua è scomparsa, il nome è rimasto. E con esso il fascino eterno di un luogo dove la realtà superava ogni immaginazione. Ma neppure i giganti sono eterni. Con la caduta dell'impero romano d'Occidente, anche il Colosseo cominciò lentamente a spegnersi. Nel V secolo cessarono i grandi giochi. Le ultime battaglie tra gladiatori si svolsero sotto l'imperatore Onorio. Poi il silenzio. I costi erano troppo alti, i tempi erano cambiati, il cristianesimo stava diventando religione dominante e iniziava a guardare con disgusto a quei passatempi di sangue. Il Colosseo perse la sua funzione originaria e cominciò a trasformarsi. Durante il Medioevo fu usato come fortezza, poi come rifugio per senza tetto, persino come cava di pietre. Travertini, colonne, metalli venivano prelevati per costruire chiese, palazzi, perfino San Pietro. I terremoti del 1349 e degli anni successivi fecero crollare intere sezioni dell'edificio. Le rovine furono inghiottite dalla vegetazione. Nel Cinquecento, all'interno del Colosseo, crescevano piante rare, tanto da diventare un luogo di studio botanico. Eppure non morì mai. Nel Settecento i papi cominciarono a vederlo come simbolo di martirio cristiano. Fu costruita una via Crucis, si collocò una croce e si proibì di usarlo come cava. Cominciò la conservazione. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, il Colosseo divenne simbolo non solo religioso, ma anche nazionale. Un monumento identitario per l'Italia che stava nascendo. Restauri, studi, messa in sicurezza. Pietra dopo pietra fu salvato. Oggi il Colosseo è tra i siti più visitati al mondo. Milioni di persone ogni anno lo attraversano, lo fotografano, lo studiano e senza rendersene conto respirano la stessa aria che un tempo sapeva di polvere, di ferro, di folla e di potere. Il Colosseo è sopravvissuto a guerre, terremoti, saccheggi e al tempo stesso. Non perché è fatto di pietra, ma perché è fatto di storia. Il Colosseo non è solo un monumento, è un testimone silenzioso di tutto ciò che Roma è stata. Un teatro di gloria e crudeltà, di ingegno e dominio. Ogni pietra racconta una storia, ogni arco è un'eco lontana di voci, di applausi, di urla. Nato per impressionare, sopravvissuto per ricordare.
Oggi lo guardiamo da fuori, con rispetto e meraviglia. Ma dentro, se ascolti bene, c'è ancora il rumore di una folla impaziente, il suono di uno scudo che cade, il ruggito di un leone. Il Colosseo non è antico, è eterno. Ci sono ancora storie nascoste, meraviglie dimenticate, viaggi nel tempo che aspettano solo di essere raccontati. Iscriviti al canale, il prossimo viaggio ti sorprenderà.